Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come vedete mi trovo a metà della registrazione della recensione, test eccetera eccetera dello SculptFun S30 Ultra da 22 watt. Ma ritengo doveroso portare un video dedicato, un breve video dedicato a un oggetto veramente fondamentale, soprattutto quando parliamo di taglio. Guardate qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere senza far cadere nulla. Guardate che bestia. Pannello Honeycomb di nuova generazione di SculptFun da ben 600x600 mm, perché come forse qualcuno di voi sa, la serie S30 Ultra di SculptFun ha una superficie di lavoro base di 600x600 mm. E allora voglio farvi vedere quanto è figo e quanto è ben fatto questo tappeto. Ci vediamo dopo il jingle. 67 Lab. Ho messo un attimo da parte il laser e vi faccio vedere cosa contiene questa confezione. Innanzitutto un mega tappeto per incisioni, bello solido, di plastica bella spessa, con tutta la parte graduata, con gli angoli, la parte millimetrata e le forme principali con le varie dimensioni. Ma diciamo che di questo ci può fregare relativamente. Quello di cui ci interessa veramente invece è quello che troviamo qua. E andiamo a tirar fuori un po' tutto. Piedini, elementi di bloccaggio 1, pinzette di bloccaggio 2 e infine ovviamente il mega giga big honeycomb. Guardate che meraviglia, 600 mm x 600 mm, anzi in verità qualcosa di più, perché 600 x 600 è la parte graduata, quindi quella interessata proprio dal pannello Honeycomb, esclusa la cornice. Ovviamente nella parte inferiore il pannello per evitare di andare a incidere la scrivania. E nella confezione ovviamente un piccolo foglio che ci spiega come andare a montarlo. Perché sì, c'è qualcosetta da montare. Come vi ho detto, per esempio, ci sono i piedini. Ed ecco qua, piedini che vengono applicati nella parte inferiore con dei normali adesivi. Dopodiché, oltre a questo, abbiamo questi altri supporti che servono per sostenere nella parte centrale, dove ovviamente passiamo col laser, per cui andremo a fare del danno. Nella scatola ho trovato soltanto uno di questi piedini in metallo, ma fortunatamente ce ne sono ben altri 6 nella confezione dell'S30 Ultra. Così possiamo andare a sostenere tutto perfettamente. Montaggio, vi dicevo, molto semplice, è sufficiente andare ad applicare l'adesivo, tra l'altro un adesivo in gel veramente molto resistente, e questi piedini vanno fissati negli angoli. Negli angoli e centralmente a metà circa per quanto riguarda gli altri lati, per dare un sostegno completo. A questo punto vi chiederete voi, ma a cosa serve avere il tutto sollevato se già abbiamo un honeycomb che ci tiene il pezzo libero nella parte inferiore? Serve per questa seconda cosa, che sono gli elementi di fissaggio. Guardate questi pezzi, vedete? Hanno una vitina nella parte inferiore e questa clip nella parte superiore. Vi anticipo, non è comodissimo andare a metterli, però vi permette di andare a bloccare e tenere premuto sul piano i vostri pezzi di legno. Nel caso per esempio di compensati come questo, che sono piuttosto storti, averli appoggiati e riuscire a tenerli premuti per esempio agli angoli è veramente comodo. Per andarlo a posizionare è sufficiente piazzarsi per esempio nella posizione di 0, con le pinze bloccarlo lateralmente in modo che lui rimanga già posizionato nel modo corretto, e infine con le clip andare a fissare per esempio l'angolo opposto, andando ad avvitare nella parte posteriore il nostro blocchetto. Così facendo avremo il nostro pezzo perfettamente aderente e bloccato, e in più riusciremo a tenere schiacciati gli spigoli del nostro pezzo di legno nel caso in cui il nostro legno sia un pochettino imbarcato, come per esempio in questo caso. Questo permette di recuperare tutti i legni ed evitare che il pezzo si muova quando andiamo a fare i nostri tagli. Quindi veramente ottimo lavoro, veramente un ottimo oggetto. Ovviamente, come vi dicevo, nella parte centrale per tenere la misura conviene andare a mettere il supportino in alluminio che è di misura e vedete che mi va a bloccare il tutto.
Ripiano che già era fondamentale utilizzare per andare ad aumentare la qualità dei tagli, per lasciare sfogare i fumi e per lasciare sfogare il laser dalla parte posteriore. Con questo upgrade Sculptfun ha fatto veramente un ottimo lavoro, penso sia uno dei ripiani migliori che si possa acquistare in questo momento. Le operazioni di fissaggio sono molto semplici per quanto riguarda le clip, un po' più ostiche per quanto riguarda gli altri oggettini, in quanto bisogna andare ad avvitarli dalla parte posteriore, ma in ogni caso ottimo oggetto, assolutamente da avere sotto il nostro laser. Quello che manca e che credo che realizzerò magari proprio in compensato è un qualcosa che mi vada a fissare la posizione dell'Honeycomb centrata sull'azzeramento del laser. Ho indicato lì perché è appoggiato per terra. Quindi magari con un qualcosa che si appoggia alle gambe e con la quale tenere il nostro tappeto in posizione. Cosa ne pensate? Secondo me assolutamente oggetto da avere. Credo onestamente che costi un pochettino di più rispetto al ripiano Honeycomb, quello classico, quello da appoggiare, che adesso il 40x40 costa un 50 euro circa, forse qualcosa di meno, però in questo momento non so dirvi il prezzo perché è appena uscito. Non appena ce l'avrò lo aggiungerò sicuramente qua sotto in descrizione insieme ai link e eventuali coupon per l'acquisto. Se questo breve video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, se vi interessa avere qualche informazione aggiuntiva non esitate a chiedermelo nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ringrazio ancora Sculptfun per avermi inviato questo oggetto da testare. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!